canto un gruppo. Sono due cose completamente diverse. Però è un gioco. Quindi è più proprio un'intenzione verso l'esterno, quello che diceva Anastasia prima. Noi abbiamo giocato con la rabbia prima, ma lo possiamo fare con qualsiasi emozione. L'importante è che la porto fuori. Posso anche ridurre il suono della respirazione. Entriamo sempre più dentro di noi. Dall'esagerazione al minimalismo. Io sono Soad Ibrahim e lavoro al CSIE come formatrice. Sono danzaterapeuta e danzatrice, quindi utilizzo la danza principalmente come mezzo di educazione. E sono anche una studente di danza duende da qualche anno. Io sono Anastasia Francaviglia, ho una formazione in danza duende, oltre che in generale in danza, in particolare in danza orientale e arti performative. Ho lavorato sia come insegnante di danza, sia come formatrice, sia come direttrice artistica. È molto difficile dire con parole cosa sia danza duende. Non è un metodo, è qualcosa che definiamo più come un training, come una pratica. Nasce in un momento storico, nasce nel 2004 da la creatrice di danza duende, che è Yuma Mudra, la nostra maestra, con l'intento di vivere la danza, quindi come arte, di viverla e di danzare la vita. Lasciare che ciascuno di noi possa autorizzarsi ad essere esattamente com'è, qui ed ora, dunque nel presente. Questo si fa attraverso una serie di giochi, esercizi, proposte che passano tutte per la danza e per l'improvvisazione. Quello che facciamo è darci una struttura che respira, che ha un rigore, ha un ritmo. Sappiamo che svolgeremo un certo tema e che lo faremo attraverso degli esercizi nella prima giornata, nella seconda giornata, eccetera, ma rimodifichiamo, trasformiamo continuamente. Entriamo nella sala con la prospettiva di voler cambiare il programma, proprio per sentire quello che succede sia tra di noi che tra le partecipanti, quindi stare sempre in questa capacità di adattarsi al momento presente. Credo che sia la cosa più viva che io sento per ora come studente di danza duende, questo ascolto costante del momento e dello spazio presente. Questo tema del noi e la città, dell'individuo e della città, quindi dell'essere in un sistema dove tutti i giorni anche qui siamo centro, siamo periferia, e come la città è centro e periferia e c'è una continua relazione attraverso il training danza duende, passare per un'opera letteraria che ci faccia da ispirazione per danzare il tema che CSIE ci ha invitato a danzare. E Le città invisibili è un testo incredibilmente interessante e stimolante. Quello che io sento personalmente è che la magia di lavorare sempre con i gruppi attraverso l'apprendimento attivo e soprattutto attraverso la danza in questo caso è la bellezza di vedere come le partecipanti, in questo caso sono tutte donne, quindi arrivano con il loro mondo, no? E si può percepire nel momento in cui entrano in sala tutto il vissuto, anche tutta la preoccupazione, pesantezza, tutto quello che ci portiamo addosso, arrivano e man mano nei giorni si sente proprio come tutta questa costruzione con cui spesso ci poniamo e arriviamo in uno spazio, man mano si trasforma, a volte svanisce addirittura. Danzando insieme io posso
trasmettere la mia energia e ricevere l'energia dell'altro, e questo fa sì che avvenga una conoscenza ed una consapevolezza di se stessi e degli altri maggiore attraverso il sentire che passa per il corpo. La cosa che mi sta piacendo è l'enorme attenzione al avere un tempo definito, specifico, da dedicare a respirare, da dedicare a muoversi con consapevolezza. Non è così semplice, quindi avere qualcuno che ti mette in un contenitore e ti dà il permesso di farlo, ti dice ok, questo è il momento in cui è l'unica cosa che devi fare, non devi pensare ad altro. Questo è quello che mi ci voleva, ecco. Anche in questo momento, non solo durante il lavoro, che mi sento veramente il cuore scoppiare di gioia, ho una sensazione di solletico che mi danza dentro, e penso perché stiamo sperimentando proprio l'autenticità di ognuno di noi e di ognuno di noi in relazione agli altri, quindi la trovo una cosa bellissima. Io sono venuta qua tramite un'amica, insomma, che mi ha consigliato di fare questo laboratorio e sono molto contenta di averlo fatto perché è un'esperienza unica, ritengo. Anche la scoperta di parti del nostro corpo che spesso sono come se fossero addormentate, quindi è proprio un risveglio della corporeità che ci porta ad essere più intere col nostro corpo e più donne. Penso che sia un'esperienza addirittura terapeutica. Sto riscoprendo l'importanza dell'improvvisazione, della spontaneità, anche della valorizzazione del corpo. Con questa danza viene fuori tutta una serie di emozioni, di sensazioni legate proprio alla corporeità, che è anche sensualità. Mi sento risvegliare da dentro un'energia grazie a questa danza, quindi sono veramente felice e grata, molto grata. Sia che nevichi, piova o splenda il sole, che sia un giorno o che sia notte, il cielo è sempre là. Nelle sue dimensioni ridotte conserva i tratti e il flusso di linfa della prima Olinda e di tutte le Olinde che sono spuntate una dall'altra, e dentro a questo cerchio più interno già spuntano, ma è difficile distinguerle, l'Olinda Ventura e quelle che cresceranno poi in seguito.
Eutropia è non una, ma tutte queste città insieme. Una sola è abitata, le altre vuote, e questo si fa a turno. Vi dirò ora come.